Benvenuti al secondo incontro sul protocollo di attivazione del multiverso. Settimana scorsa abbiamo esplorato la prima parte di questo protocollo, l'Io sono. Perché serve? Quando, anzi non perché, quando è utile utilizzare questo protocollo? Quando si vuole lavorare in modo attivo su un obiettivo. Le My Energy Bars possono essere utilizzati attraverso il protocollo di centratura. Io consiglio tutte le mattine 3 minuti la mattina li abbiamo tutti. Il protocollo di centratura ci permette proprio di ricentrarci e diventare consapevoli dei nostri tre cervelli, delle nostre tre intelligenze. Perché è così potente il protocollo di centratura? È così potente perché innanzitutto noi diamo un comando di consapevolezza. Iniziamo la giornata dicendo di essere, sentire e creare. E ripetere questo esercizio quotidianamente ci permette di interiorizzare queste nostre tre intelligenze. E questa è la base per iniziare ad entrare in relazione con noi stessi e utilizzare anche le bars per andare a sbloccare quelle resistenze quotidiane. Io consiglio sempre, prima di arrivare al protocollo di attivazione del multiverso, di fare almeno un mesetto di protocollo di centratura. Perché? Perché comunque dobbiamo anche entrare in sintonia con questo dispositivo, che ricordo non sono delle bacchette magiche, ma sono sicuramente un attivatore, un facilitatore della nostra energia. Quindi il protocollo di attivazione del multiverso è stato proprio studiato per andare a lavorare su un obiettivo. Settimana scorsa abbiamo detto come deve essere definito questo obiettivo. Questo obiettivo deve essere definito seguendo tre caratteristiche. Innanzitutto deve essere assolutamente un obiettivo chiaro, preciso, determinabile. L'obiettivo voglio essere felice è un obiettivo troppo generico, perché potrei essere felice nell'ambito lavorativo, potrei essere felice nell'ambito familiare. È importante andare a definire proprio delle finalità concrete, perché a volte noi ci autosabotiamo proprio nel definire degli obiettivi troppo ampi, troppo vasti, difficilmente intercettabili e anche difficilmente valutabili nel loro raggiungimento. Settimana scorsa abbiamo visto che ogni volta che definiamo un obiettivo dobbiamo andare a definire tre aspetti: l'io sono, l'io sento e l'io creo collegato a questo obiettivo. Stasera era la serata dell'io sento e faremo un esercizio specifico. Risulta però anche importante, faccio un attimo un recap per chi settimana scorsa non c'era, come gestire l'io sono. Per gestire l'io sono e per definire l'io sono dobbiamo proprio immaginare il personaggio che noi saremmo nel momento in cui quell'obiettivo viene raggiunto. Quindi settimana scorsa abbiamo fatto proprio una meditazione in cui abbiamo immaginato di essere il regista del film che si va a realizzare a seguito del raggiungimento del nostro obiettivo. E in qualità di regista andavamo proprio a scegliere il personaggio principale e andare a definire che cosa questo personaggio principale doveva rappresentare. Quindi ci siamo detti: il mio obiettivo è laurearmi in medicina, un personaggio poteva essere io sono un dottore. Il mio obiettivo è quello di superare un esame, io sono uno studente capace. Importante è definire un io sono, quindi un'identità definibile in terza dimensione. Cosa intendo per definibile in terza dimensione? Che non deve essere anche più un qualcosa di generico,
un qualcosa che è difficilmente classificabile, un qualcosa anche di molto complesso. L'io sono deve essere definito con massimo 1-2 parole. Quindi io sono una persona che dopo aver studiato è riuscita a laurearsi in medicina, non va bene. Io sono un dottore, ok? Dobbiamo avere chiaro chi vogliamo essere. Se non abbiamo chiaro chi vogliamo essere, diventa veramente difficile poter focalizzare la nostra attenzione, la nostra energia per il raggiungimento di quell'obiettivo. Per questo io insisto molto nell'iniziare a fare questo protocollo dopo che si è fatto almeno per un mese il protocollo di centratura. Perché? Perché il protocollo di centratura aiuta a aumentare la nostra energia, aiuta ad aumentare il nostro essere focalizzati. E molto spesso noi non abbiamo nemmeno ben chiaro che cosa vogliamo. Sentiamo che c'è un'insoddisfazione, sentiamo che vogliamo qualcosa, abbiamo magari anche un desiderio rispetto a qualcosa, ma riusciamo difficilmente a metterlo a fuoco. In questi ultimi 2 anni e mezzo non ho mai fatto delle dirette specifiche sul protocollo di attivazione del multiverso, se non le primissime in cui spiegavo che cos'era. Perché? Perché da un lato non volevo dare un po' questo input con il protocollo di attivazione del multiverso potete accedere e fare qualsiasi cosa, perché ribadisco, le My Energy Bars non sono delle bacchette magiche. Vero è, vero è che il protocollo di attivazione del multiverso serve per andare a disattivare quelle resistenze che non ci permettono di raggiungere quell'obiettivo o ci permettono di disattivare quelle resistenze che ci fanno pensare che quello sia il mio obiettivo. A breve metterò a disposizione degli audio e quindi per l'Io Sono farò un audio ad hoc che ripercorrerà la meditazione che è stata fatta settimana scorsa per chi non c'era. Questa serata è dedicata però all'Io Sento, quindi abbiamo detto, abbiamo definito l'obiettivo in modo chiaro, che cosa vogliamo, specifico, definito, non un qualcosa di generico. Partendo da quello abbiamo definito l'Io Sono, qual è il personaggio che noi immaginiamo che rappresenterà al meglio il film che identifica quel raggiungimento di quel desiderio, di quell'obiettivo, di quel desiderata. Entriamo nel sentire. Nel sentire noi dobbiamo andare a definire l'emozione che io mi immagino di provare allorché raggiungo quell'obiettivo. Qual è l'emozione che io provo nel momento che vengo proclamata dottore perché ricevo durante la proclamazione, penso della scuola di specializzazione, adesso io non so bene come funziona il titolo di dottore o di medico. Prendiamo qualcosa che io conosco. Il mio obiettivo è laurearmi in ingegneria. Qual è la mia emozione, la mia sensazione nel momento in cui io realizzo che ho finito il mio percorso, che ho raggiunto quella laurea? E per comprendere questo dobbiamo autorizzarci a entrare in contatto con le nostre emozioni, col nostro mondo interiore. Quindi stasera faremo proprio una meditazione guidata che mette il focus sull'ascoltare il nostro corpo, sull'ascoltare il nostro corpo, ascoltare le nostre sensazioni, ascoltare le nostre emozioni e ascoltare i nostri pensieri. Partendo, quindi faremo prima una prima fase d'ascolto e poi vi farò immaginare ancora quel film di cui voi siete i registi e dovrete cercare di entrare in contatto
con quel film e vedere l'emozione che vi trasmette. E dovrete essere molto onesti con voi stessi. Cosa intendo? Intendo che magari nel momento che io visualizzo il raggiungimento della laurea in ingegneria, potrei sentire anche una sensazione di paura. E quindi andremo proprio in ascolto di questa cosa. Perché? Perché quando andiamo a poi definire in modo chiaro io sono, io sento, io creo, andremo proprio a lavorare su questi aspetti facendo un protocollo di trasformazione alchemica su questi elementi. Bene, bene. Allora, come prima cosa, vi chiedo innanzitutto di utilizzare la parte logica razionale rispetto al vostro desiderio, rispetto al vostro obiettivo. Qual è razionalmente l'emozione che pensate che andrete a provare nel momento che lo raggiungerete? Provate innanzitutto a riflettere se riuscite a identificarla. Può essere un'emozione di gioia, può essere anche una sfumatura, un orgoglio verso una sensazione di orgoglio, una sensazione di felicità. Proprio andate oltre le 5 emozioni principali, cercate proprio di entrare in contatto con quell'obiettivo, con il vostro desiderato, come vi sentite, felici, realizzati. E proprio ascoltate cosa nasce in voi, cosa nasce in voi quando pensate a quell'obiettivo. È importante che impariamo ad ascoltarci, perché più ci ascoltiamo, più diventiamo consapevoli di quelle resistenze che ci frenano nel raggiungimento dei nostri obiettivi. E questo a prescindere dall'utilizzo delle My Energy Bars. Diciamo che quello è un plus. Quando noi ci fissiamo un obiettivo, a volte ci fissiamo l'obiettivo e ci diciamo ok, arriverò a quell'obiettivo sicuramente, andrò avanti, perché se voglio posso. Facciamo attenzione perché a volte questa forte determinazione, essere concentrati su questa forte determinazione è anche un modo per sfuggire da quelle emozioni più sottili, quelle vocine dentro che magari ci dicono non ce la puoi fare, piuttosto che la paura che nasce, perché noi dobbiamo intercettare quelle sensazioni, sono quelle che vanno disattivate. Allora iniziamo con questo esercizio di ascolto che può essere utilizzato in qualsiasi momento, non soltanto durante il protocollo di attivazione del multiverso, ma in qualsiasi momento vogliamo cercare di analizzare una situazione. In questo caso, nella seconda parte, faremo proprio un'analisi di quello che proviamo nel momento che visualizziamo il nostro obiettivo. Ma potete comunque utilizzare questo esercizio in qualsiasi momento volete cercare di capire il perché quello che volete non si sta realizzando. Quando percepite che c'è qualcosa che non torna, a volte a me succede, lo uso spesso questo esercizio quando mi prefiggo un obiettivo, non lo raggiungo oppure quando dico sento che c'è qualcosa che non va, sento che sto sbagliando qualcosa e quindi mi fermo ed entro in ascolto. Bene, prendiamo le nostre amate My Energy Bars. Vi chiedo per fare questo esercizio di utilizzare la posizione di rilassamento. La posizione di rilassamento è, vi faccio vedere, questa. Dovete
chiudere le mani in questo modo e metterle attorno alle bars. Le bars non devono essere né troppo lontane né attaccate. Considerate sempre 1-2 millimetri. Importante che tutte le dita si tocchino. Questo, come più volte ho detto, è un mudra molto potente. È anche un mudra che potete utilizzare quando avete necessità di centrarvi, anche quando siete in mezzo alle altre persone, magari siete in una riunione, è molto semplice, no? Perché potete mettere le mani in questo modo e, diciamo così, riuscite a mimetizzarvi, però permette proprio un bilanciamento tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. Quindi mettiamo le nostre mani intorno alle My Energy Bars nella posizione di rilassamento. Andiamo a chiudere gli occhi e facciamo un respiro profondo. Iniziamo innanzitutto a porre attenzione al nostro corpo. Facciamo attenzione che i nostri piedi siano ben piantati sul pavimento, non siano né sulle punte né sui talloni, né verso l'esterno né verso l'interno. Fate in modo che la vostra pianta del piede sia ben piantata sul pavimento. E poi prestate attenzione alla vostra spina dorsale, fate in modo che il collo sia ben dritto e la schiena sia dritta. Per fare questo spingete le scapole verso il basso e la testa verso l'alto. Dovete avere proprio una sensazione di tiraggio. E anche qui prestate attenzione di non portare il mento in avanti o la nuca indietro, che è un modo inconscio per bloccare l'energia. Fate un respiro profondo ed entrate in ascolto del vostro corpo. Iniziate a porre attenzione sui vostri piedi, partendo dalle dita, alla pianta, al dorso. Passate quindi alle caviglie, ai polpacci, alle ginocchia, alle cosce. Ponete proprio attenzione in ogni minima sensazione che provate. Se ci sono dei punti di tensione piuttosto che dei punti di dolore. Passate quindi ai glutei, ai genitali, alla pancia, allo stomaco e parallelamente percepite la schiena, il petto, il collo, le spalle. Che sensazione avete in questi punti? Siete rilassati, siete tesi? Percepite delle contratture, dei pesi? O vi sentite leggeri? Passate quindi alle braccia, agli avambraccia, alle mani. Come percepite ogni singolo dito? I pollici, gli indici, i medi,
gli anulari, i mignoli. Ponete l'attenzione nel centro dei vostri palmi. Cosa percepite? Qual è la sensazione? O la non sensazione? Passate ora al vostro collo, alla vostra nuca. Riuscite a percepire i vostri capelli, il vostro cuoio capelluto. Passate al vostro volto, ai vostri occhi, al vostro naso, alle vostre labbra. In che posizione è la vostra lingua? È sospesa, tocca il palato, tocca i denti davanti. Riuscite a percepire i vostri organi interni. Entrate in contatto con il vostro cuore. Riuscite a percepire il suo battito, il suo leggero movimento nel vostro petto. E ora concentratevi sul vostro respiro. Com'è il vostro respiro? È profondo? È superficiale? Ponete l'attenzione sull'aria che entra dalle vostre narici. Percepite una maggiore freschezza d'ingresso e un'aria più calda all'uscita. E come si muovono i vostri polmoni. Riuscite a percepire la cassa toracica che si espande e si contrae. E come si muove il vostro diaframma? Cosa vi dice il vostro stomaco? State facendo fluire la vostra energia o la state bloccando? E andiamo ancora un po' più giù, il vostro intestino. Cosa vi sta comunicando? Riuscite a percepire i rumori al suo interno? Lo sentite pesante, lo sentite leggero? Ora poniamo l'attenzione sulle nostre emozioni. Qual è l'emozione che sta bussando? Percepiamo una profonda calma. Percepiamo gioia o c'è della tristezza in noi?
Ogni emozione ha il diritto di esistere, lasciamo che si manifesti, autorizziamoci a sentirla. Che emozione è più forte in questo momento? La paura rispetto al futuro, la rabbia rispetto al passato, la tristezza verso noi, verso gli altri, una sorta di disgusto nei confronti della vita. Cosa si sta manifestando in noi? Impariamo ad essere degli ascoltatori, degli osservatori. Non c'è un'emozione giusta, non c'è un'emozione sbagliata. Tutto quello che nasce da noi ha un motivo di esistere in noi. Non è soffocandolo, non è facendo finta che non esista, che questa cosa scompare, semplicemente si cristallizza e ci porta via ancora un po' di più della nostra energia. Infine poniamo l'attenzione sui nostri pensieri. Cosa sta avvenendo nella nostra testa? È in silenzio? Oppure ho tanti pensieri confusionari sulla giornata? Oppure un pensiero fisso? Oppure un comando fisso di qualcosa che sono, non sono? Oppure addirittura sono dei pensieri con il tu. Tu cosa stai facendo? Ma non vedi che sei ridicolo? Ma la vogliamo smettere? Cosa ci stanno dicendo questi pensieri? Anche qui osserviamoli. Non dobbiamo né bloccarli né cancellarli, dobbiamo ascoltarli e comprenderli. Come dobbiamo ascoltare e comprendere il nostro corpo, come dobbiamo ascoltare e comprendere le nostre emozioni. Dobbiamo autorizzarci ad aprire la porta del sentire, con la consapevolezza che abbiamo gli strumenti per decodificare il nostro mondo interiore. Facciamo ora un respiro profondo. Iniziamo a pensare al nostro obiettivo, a ciò che vogliamo raggiungere. Siamo nel nostro cinema personale. Siamo seduti al centro della sala da soli e sullo schermo stiamo rivedendo la scena che abbiamo girato del nostro futuro. Abbiamo fatto un ottimo casting, abbiamo scelto il giusto personaggio. Questo personaggio riesce a vivere pienamente l'emozione di quell'obiettivo che ci siamo prefissati ed è così bravo nel recitare che riusciamo anche noi a percepire quell'emozione. Che cosa ci sta trasmettendo?
Qual è l'emozione che sta provando nel momento che vive il raggiungimento di quell'obiettivo? Cosa sentite? Non quello che vorreste sentire, cosa sentite? Non deve essere per forza un sentire coerente. Va bene lo stesso. Fate 3 respiri profondi e dite ad alta voce io sento ed esprimete ciò che sentite con 1 o 2 parole. E quando siete pronti, tenendo a mente questa percezione, ognuno con i suoi tempi, aprite gli occhi. Bene, bene, questo io sento che è emerso va a unirsi all'io sono, al personaggio. Ed è importante, anche se sono uscite delle emozioni apparentemente non coerenti, che nel protocollo di attivazione del multiverso si utilizza l'emozione che è uscita. Faccio un esempio. Io posso aver visto in questo film il raggiungimento di un mio obiettivo, ma nonostante questo, quindi l'emozione che io mi aspetto è gioia, ma magari posso aver sentito paura o tristezza o rabbia anche o delusione. E questo è fondamentale perché a volte noi non riusciamo a raggiungere un obiettivo perché per tutto il nostro vissuto immaginiamo che il raggiungimento di quell'obiettivo che da un punto di vista logico-razionale mi trasmetterà un'emozione positiva, in realtà abbiamo paura che si manifesti un'emozione negativa, ma non ci autorizziamo ad ascoltarla. Perché noi a volte abbiamo paura del successo, abbiamo paura di realizzare i nostri desideri. Sapete perché? Perché se li realizziamo vuol dire che valiamo. E renderci conto e diventare consapevoli del nostro valore non è così semplice. Se abbiamo creato tutte delle convinzioni, delle ingiunzioni nell'à e nell'allora depotenzianti in funzione di messaggi che ci possono essere arrivati. E aprire quelle porte non è semplice. Però ragazzi, siamo qua per creare, non per raccontarcela. Il protocollo di attivazione del multiverso serve ed è utile per attivare la nostra capacità creativa che abbiamo innata. Quindi qual è la funzionalità del protocollo di attivazione del multiverso? È quello di andare a disattivare queste resistenze che stanno bloccando la nostra energia e ha l'obiettivo di darci il permesso di raggiungere quell'obiettivo. Settimana prossima vedremo
che cosa dobbiamo mettere nell'io creo. E sempre interessante osservare come più ci autorizziamo, più ci permettiamo di sentire, più magari a volte ci spaventiamo e pensiamo che sia incoerente quello che sentiamo. Ma il nostro corpo non mente. Il nostro corpo non mente. La nostra mente mente, solito gioco di parole, ma le sensazioni che noi proviamo, quello che il nostro corpo ci restituisce, bypassa la parte logico-cognitiva e nella realizzazione quello che prevale. Per questo l'ascolto è così importante. Bene, bene. Ci sono domande, condivisioni, perplessità? Come sempre potete o scrivere nella chat o prendere la parola. Allora, ok, niente, ho visto che Fabrizio ha salutato e poi per dire che si disconnetteva, prego Lucia. Ciao Milena, ciao a tutti. Allora, è stato mi sentite? Sì. Ok. Allora, è stato molto bello all'inizio, la prima parte di questa meditazione. Poi a me è arrivata netta verso la fine, quando dovevamo comunque sentire le sensazioni rispetto al nostro obiettivo, mi è arrivata netta la sensazione come se io a quell'obiettivo non potessi aspirare, non ne avessi proprio, come dire, io non posso aspirare a questa cosa perché è troppo grande per me. È stato molto brutto, devo dire, è stato angosciante. Molto bene, molto bene, E molto non bene. avevo focalizzato questa cosa, invece questa m'è stata molto utile perché non l'avevo, come si può dire, centrata così bene questa cosa, invece l'ho vista netta. È come se una cosa che io, come se io allungassi la mano e questa cosa più si allontanava. E Quindi può quindi sì, essere ecco. un io sento angoscia? Sì, anche, ma Qual è soprattutto il io sento che ti è arrivato? quello, io sento che non ho, il diritto di aspirare a una cosa così grande per me, che è troppo grande per me, che io non ne ho le, come si può dire, non ho le credenziali per aspirare a una cosa del genere. Ok, allora è importante creare un io sento semplice, ok? Quindi prova poi a semplificare in 1 o 2 parole questa sensazione. È però Okay, molto bello, nonostante sia stato molto difficile quello che hai sì, sentito, perché quella è proprio l'emozione sottostante. sì. Ecco, potrei Io sintetizzarla così: io sento che è troppo grande per me. Ok, io sento che è troppo grande per me, segnatela, ok? Okay, Perché su quel io sento farai poi nel protocollo di attivazione del multiverso il lascio andare ogni attaccamento emotivo all'io sento che è troppo grande per me. okay, Quindi settimana perfetto. scorsa avrai definito un io sono, quindi sarà libero Sì, l'energia sì, sì, sì. focalizzata nell'io sono. E poi perché sono quelli, ragazzi, perché secondo voi perché non riusciamo a volte a raggiungere i nostri obiettivi? Perché sono quelle le emozioni vere che sono Mh. sottostanti. Allora, se noi ci iniziamo ad autorizzare a sentirle, possiamo portarle in superficie. E nel momento che le possiamo portare in superficie, possiamo disattivarle, perché possiamo fare un'analisi di realtà con il nostro adulto e dire: ma è vero che io non ho le capacità, io non me lo merito, perché non dovrei Ecco, meritarmi? esatto. È un po' come quando dobbiamo fare il cambio armadi. Dobbiamo fare il cambio armadi, dobbiamo tirare fuori tutto, si mette tutto sul letto, un po' di cose si decide di buttarle, altre si decide di tenerle, ma non possiamo fare il cambio armadi tenendo tutte le cose al loro interno o decidendo che non buttiamo via niente.
No, quella gonna, cacchio, dell'82, quando portavo la 40, non la voglio buttare perché so che un giorno ci rientrerò. Milena, basta, la 40 la portavi a 20 anni, adesso porti la 48. Con la bellezza che comporta portare una 48, perché noi siamo inconsciamente, amiamo le nostre credenze, anche se sono depotenzianti, perché sono quelle che ci hanno permesso di sopravvivere fino ad oggi. E noi dobbiamo dirgli, ok, ti riconosco, ti ringrazio, perché il tuo essere stata presente fino ad oggi mi ha permesso di essere qua. Adesso non mi servi più, quindi ti ringrazio Lucia per aver condiviso questo tuo aspetto anche molto personale, però è proprio centrato. Poi per carità possiamo anche, attenzione, non è che vuol dire che tutti dobbiamo aver vissuto delle emozioni di questo tipo, potremmo aver veramente vissuto un'emozione piena, potenziante, ok? Ci tengo a sottolineare questa cosa, questo aspetto. Magari nel raggiungimento abbiamo sentito la gioia, abbiamo sentito emozioni positive, va benissimo, ok? No, importante perché sennò magari sembra che per forza di cose bisogna sentire qualcosa, diciamo così, di più destabilizzante. Grazie Lucia, grazie mille. Grazie. Questo pensiero del mi merito di esaudire questo, ok, puoi magari prendere la parola e esprimerlo meglio, scusa Massimo, perché non Esatto, riesco a perché coglierlo. Grazie. vuole scrivere. No, questo stranamente è un pensiero che veramente, beh, pensavo un po' ai miei obiettivi, ai miei sogni, pensavo una giornata che meditavo su alcuni miei pensieri, più che altro di obiettivi da raggiungere, sogni da realizzare, però a un certo punto mi metto, ma io mi merito questa cosa, cioè mi merito di raggiungere questo obiettivo, che questa cosa arrivi nella mia vita. Ehm, e quindi proprio, e quando questo pensiero mi arrivava, proprio dicevo, ma me lo merito di che ho questa cosa, che questa cosa arriverà nella mia vita, si può realizzare nella mia vita? E che risposta ti sei dato? Sì. Ok, Cioè, bravo. nel senso che alla fine mi sono detto, sì che me lo merito, porca miseria. Ma Cioè, infatti ragioniamo sempre, perché queste domande è anche giusto, perché c'è una parte di te che se si pone quella domanda, me la merito o non me la merito? Allora noi dobbiamo entrare nel nostro, quello che io chiamo adulto integrato, quello che in analisi transazionale si chiama adulto integrato. Cosa dice il mio bambino? Il mio bambino magari può dire no, non me lo merito perché sono cattivo. esatto, Il nostro bambino dice questo, a volte. esatto. Oppure può Infatti, dire sì, me lo merito perché io sono un bravo bambino, ma entra nel bambino ribelle. Io in realtà ho un sottofondo di meno. È lì che noi dobbiamo utilizzare il nostro genitore affettivo per dire a quel bambino assolutamente hai tutti gli strumenti per fare questa scelta. Perché il me lo merito è sempre legato a qualcuno che me lo dà. sì, Arriva qualcosa dall'esterno che mi dà qualcosa, io mi merito qualcosa, no? Io sono quel qualcosa, non è una questione di merito. Se io sono. Se invece mi merito è qualcuno dall'esterno che mi dà, invece io me lo do da solo, esatto. perché sono consapevole del mio valore intrinseco, sono consapevole di quanto io valgo, a prescindere. Solo che non è semplice questo aspetto perché viviamo proprio in una società, in una cultura che ci porta a pensare che noi valiamo in funzione di quello che abbiamo. Pensiamo alla scuola. Se noi prendiamo 7, siamo dei bravi studenti. Ma noi possiamo essere dei bravi studenti anche se prendiamo 4 perché magari quel determinato argomento, quel determinato giorno abbiamo avuto una qualche difficoltà. E quei programmi li ci entrano dentro, ci entrano dentro in profondità,
perché noi ci definiamo il nostro valore in funzione del merito che ci viene dato. E poi iniziamo ad attivare anche un'attenzione selettiva rispetto ai riconoscimenti. Quindi quando ci danno dei riconoscimenti positivi o succede qualcosa di bello, diciamo siamo fortunati. Quando invece succede qualcosa di brutto, diciamo caspita, è colpa mia. Ecco, vedi, se avessi fatto così, se non avessi fatto cos'ha. Quindi sulle cose negative ci sentiamo responsabili tendenzialmente, ovviamente poi cambia da persona a persona. Su quelle positive ci sentiamo fortunati. Perché? Di due l'una. Di due l'una. O siamo responsabili sia della fortuna che della sfortuna, o se no esiste una forza così esterna che con alcuni è buona e con altri è cattiva. Ma se siamo tutti qui sappiamo che non è così, che ognuno di noi ha un potere personale molto forte, ognuno di noi sceglie come reagire alle situazioni. Quindi sì, Massimo, non solo te lo meriti, sei. E quindi in quanto essere che sei, io sono italiana e parlo italiano, è una conseguenza intrinseca dell'essere italiana. Adesso mi è venuto questo esempio un po' meloniano, ma non era voluto. Ok, io sono una donna e quindi ho determinate caratteristiche. Anche questo, visto il periodo storico, non era voluto, no scherzo, voglio un po' provocare stasera. Però è così, no? Cioè nel momento che noi siamo e diventiamo consapevoli di quello che siamo, il nostro destino, il nostro scopo si manifesta di conseguenza. Grazie Massimo. Bene, grazie. È stata molto potente anche per me questa entrata. Anche io ho avuto degli spuntini interessanti. Ragazzi, nel momento che ci fermiamo, cioè le risposte ce le abbiamo dentro. E nel momento che realizziamo che se abbiamo al nostro interno delle risposte non positive, non coerenti, non vuol dire che le abbiamo perché siamo sbagliati. Vuol dire che ci stiamo autorizzando a sentirle. E possiamo quindi prenderle e dire ok, ti ho beccato, ti ho visto. È un po' come quando ho vissuto in America. In America c'è un grosso problema con la muffa nelle case, perché lì sono tutte in legno, poi vabbè io vivevo a New Orleans dove c'è un'umidità tipo a 99. E molto spesso il problema era riuscire a individuare la muffa per tempo, no? Prima che poi diventasse troppo invasiva. Per farlo però bisognava fare delle indagini, non è che bisognava aver paura di dire, ah, caspita, se c'è sotto la muffa allora vuol dire che ho sbagliato io qualcosa. No, cioè la muffa lì si crea a prescindere. Non so se riesco a passare questo concetto, perché io avendolo vissuto era pazzesco, ogni tot facevano dei controlli, perché il livello di umidità era tale per cui era una cosa diffusissima. E noi abbiamo dentro queste muffe. Però pensiamo, caspita, allora se ho la muffa vuol dire che non sono stato bravo. E si crea un circolo vizioso. Cioè non andiamo a scoprire perché non vogliamo confermarci che non siamo stati bravi. Ma noi siamo bravi. Io dico sempre, pensate a quel bambino appena nato. Siete appena nati, avete 0 giorni. Vi prendete in braccio. Quanto valore c'è in quel bambino?